Per prima cosa vediamo come creare il file della nostra applicazione nel formato che poi ci sarà richiesto dal Play Store di Google. E abbiamo detto che lo faremo con questo programma online che si chiama AppGeyser e quindi andiamo a vedere i passaggi da compiere. Quindi innanzitutto dovremo creare un account su AppGeyser e poi dovremo creare il logo della nostra applicazione che andrà caricato sia su AppGeyser sia sul Play Store di Google successivamente. Lo faremo molto semplicemente con PowerPoint andando a scegliere un'immagine. Poi vedremo come creare l'applicazione sulla base di un indirizzo internet. Qui si dice di sito internet, si può scegliere il sito internet, ma si può scegliere YouTube, si può scegliere Facebook, si può scegliere un account di Google My Business. Io lo farò con una mia scheda di Google My Business per fare l'esempio in questa lezione. Dopodiché andremo a caricare il logo e a chiudere le operazioni e una volta aver poi cliccato su crea applicazione andremo a scaricare il file cliccando qui su AAB pacchetto di app e una volta scaricato il file verrà collocato nella nostra cartella download e quindi questo alla fine sarà il risultato e sarà il file che dovremo inserire sul Play Store di Google. Quindi andiamo a vedere come si fanno tutte queste operazioni. Ci troviamo su Google, scriviamo app, io lo cerco spesso quindi viene subito AppGeyser, ci colleghiamo al sito di AppGeyser e a questo punto andiamo a fare il login. Dal login si può fare sia la registrazione che l'accesso. Adesso siamo sulla registrazione. Io ho già copiato la mia mail, una delle mie mail, la incollo, scelgo una password e vado a registrarmi su AppGeyser. La mail, la password, ecco che sono già registrato. La posso anche salvare così quando riapro questo programma mi si apre automaticamente. Qui ora mi dice crea la tua prima app, altrimenti cliccherò qua su. Adesso clicco qui, crea l'applicazione. La creeremo da sito web aziendale che come detto comprende varie accezioni, varie declinazioni. Ora io non lo farò sul mio sito web ma lo farò su una scheda di Google My Business. Ecco che ci si apre cliccando su crea l'app da sito web aziendale questa schermata dove noi qui dovremo andare ad inserire l'indirizzo internet da cui verrà creata l'app, nel senso che poi quando le persone scaricheranno l'applicazione sul loro smartphone, cliccando andranno direttamente a quell'indirizzo internet e se sotto ovviamente c'è la nostra pagina Facebook, la nostra scheda Google My Business, il nostro Facebook Shop, sono tutte cose molto semplici da modificare e quindi gli possiamo far trovare ai clienti dei prodotti nuovi, per esempio nel Facebook Shop, che possiamo fare assolutamente in autonomia senza ricorrere alle prestazioni professionali di nessun consulente informatico e quindi senza nessun onere di spesa. Questo per i commercianti molto molto importante. Quindi io qui ho già preparato la mia scheda Google My Business, ho già rintracciato l'indirizzo, quindi ci sono già sopra, vado al sito internet che è collegato alla scheda, lo visualizzo e vado a copiare l'indirizzo internet, quindi tranne quello che c'è dopo lo slash perché quello riguarda appunto la modifica. Quindi torno su AppGeyser e vado ad incollare questo indirizzo. Ottieni contenuti. Una volta che avrà finito queste operazioni di ricerca dei contenuti, ecco ha finito, qui posso vedere l'anteprima della mia applicazione. Ecco che si è già collegato a quella pagina di Google My Business. A questo punto possiamo andare avanti e cliccare su prossimo. Quindi qui dovremo andare a scegliere il nome della nostra applicazione, ovviamente dovrà essere un nome breve perché poi sullo smartphone sia visibile in maniera completa. Quindi diciamo Happy Studio e basta. Prossimo,
A questo punto ci chiede di caricare l'icona dell'applicazione, quella che appunto comparirà sullo smartphone della persona che scarica l'applicazione, che potrà scaricarla anche qui da AppGeyser, non necessariamente dal Play Store di Google. Ovviamente noi lo faremo anche lì, perché scaricarla dal Play Store di Google sarà molto più rapido. Qui è un pochino più macchinoso scaricarla da AppGeyser, però lo potrà fare anche da qui, e già il fatto di averla pubblicata qui garantisce di avere già un tot di download, almeno una ventina di download ci sono dell'applicazione solo per il fatto che è pubblicata qui. Quindi per quanto riguarda l'icona, di default ci verrebbe questa qui, possiamo lasciare anche questa. Ovviamente noi vorremmo mettere un'icona personalizzata, quindi clicchiamo su icona personalizzata. A questo punto la dobbiamo andare a caricare. Quale icona carichiamo? Abbiamo detto che ce la facciamo molto semplicemente con PowerPoint. Andiamo qui sul desktop, apriamo un file di PowerPoint. Quindi cercherò un'icona che ha a che fare con lo studio. Inserisci immagini d'archivio, cioè dall'archivio di Office, quindi tutte immagini utilizzabili legalmente se si ha la licenza Office, quindi senza dover essere sottoposti al diritto d'autore. Quindi io qui vado in icone, cerco studio e potrei scegliere per esempio questa immagine qui. Inserisci, la posso anche colorare con un colore diverso cliccando con il tasto destro del mouse, formato grafica, riempimento, vado a linea continua, e a questo punto gli vado a dire la voglio di questo colore qua. Quindi se è cambiato qualcosa, i contorni sono cambiati. Posso cambiare anche il colore. Poi clicco con il tasto destro del mouse, salva immagine con nome, vado a salvarla in un formato classico tipo JPEG, salviamola sul desktop, salva. A questo punto torno in AppGeyser, clicco su caricamento, vado sul desktop, ecco la mia immagine, me la fa vedere, clicco sul raccolto e l'immagine della nostra applicazione è stata caricata. Clicco su prossimo e a questo punto ho tutti i miei dati. Posso cliccare su crea applicazione. Vado a creare l'applicazione e una volta creata l'applicazione compare qua su nella lista in alto. Se ne avessi tante, questa lista sarebbe molto lunga. Ora qui ha tradotto Felice Studio perché lo traduce dall'inglese in italiano, però chi scarica l'applicazione trova la scritta che abbiamo messo noi, Happy Studio. Quindi qui andiamo a cliccare, l'ultima cosa da fare, su scarica, e poi su questa scritta qui, AAB pacchetto di app. Quindi scarica. Ora lui compie tutte le operazioni di salvataggio del file, di scaricamento, quindi compila il file che poi sarà quello esatto da caricare sul Play Store di Google. Aspettiamo un attimo che finisca queste operazioni. Ecco, sta scaricando il file. Non appena il file sarà scaricato lo troveremo nella cartella download. Quindi andiamo nella cartella download. Eccolo, il file è stato scaricato. Happy Studio, questo ovviamente non va rinominato. Questo è il file che poi, come vedremo nei video dedicati al caricamento dell'applicazione sul Play Store di Google, andrà caricato all'interno del Play Store di Google.